Ciao, benvenuto nel mio nuovo video. Oggi vediamo come ho progettato e realizzato questo particolare scaffale. Per questo progetto ho in mente qualcosa di molto semplice e insolito. Voglio sfruttare la resistenza e la rigidità del ferro per dare forma ad una libreria con mensole sospese sorrette soltanto da un braccio. Solo due punti centrali di attacco al muro, uno in alto e uno in basso. Dopo i primi schizzi ho iniziato a realizzare il progetto in Blender, un software di progettazione e rendering 3D estremamente versatile. Questo passaggio è fondamentale per avere una percezione visiva del risultato, ma anche per poter al termine ricavare le misure definitive della struttura. Fissando la dimensione delle mensole e facendo riferimento allo spazio che voglio occupare nella stanza, ecco che inizia a definirsi con precisione la mia idea. Ho quindi scomposto il modello tridimensionale e estratto le misure, che ho poi arrotondato in un disegno tecnico. Ti lascio il link del PDF nella descrizione se vuoi replicarlo. Ho scelto per la costruzione una barra di ferro rettangolare di sezione 4x2 cm, spessore 3 mm, su cui inizio a riportare le misure scegliendo di volta in volta i pezzi sulla base dei tagli già presenti nella prima estremità. Ho provato a tagliarlo con la taglierina al plasma. So bene che questo non è l'utilizzo per cui è consigliata, ma ho voluto fare una prova. Effettivamente si riesce a tagliare, ma richiede comunque un secondo passaggio di levigatura. Quindi tanto vale fare la fatica subito e tagliarlo direttamente con la smerigliatrice angolare. Ho quindi realizzato tutti i tagli, controllando lo schema con particolare attenzione all'orientamento, per evitare errori. Si misura 2 volte e si taglia una. Ho ricavato le barre più lunghe prima, in questo modo ho ottimizzato il materiale per avere il minimo scarto possibile. Tagliare tutti i pezzi è forse la parte più noiosa, ma in fondo anche abbastanza veloce. Ecco tutti i pezzi, tagliati, catalogati e smerigliati. Ho deciso di saldare prima le parti complanari, dividendolo in 3 pezzi, la parte centrale e le 2 parti sopra e sotto, simmetriche e speculari. Finalmente ha inizio il divertimento, saldare le barre tra di loro. È questo il momento in cui la mia creazione inizia a prendere forma. Ma adesso è importante mantenere gli angoli retti. Per farlo mi aiuto con dei morsetti e delle squadre di ferro che mi sono costruito qualche mese fa ricavandole da un vecchio cancellino. Mi ero fatto prestare una vecchia saldatrice ad elettrodo prima di comprarmi la saldatrice a filo e come primo esercizio ho creato degli attrezzi. Iniziare con la saldatura ad elettrodo mi è servito per imparare, ma non tornerei mai indietro. La saldatrice a filo è tutto un altro mondo. Adesso si inizia ad assemblare le parti. Una volta uniti i 3 pezzi principali, facendo uso di un'ulteriore squadra, ho iniziato a svilupparlo nella terza dimensione. La comodità di non dover cambiare elettrodo, un elettrodo che hai paura ad appoggiare per evitare cortocircuiti o peggio ancora che rimane attaccato al pezzo, e soprattutto di avere una torcia con un pulsante sempre pronta a dare quel punto di saldatura che tiene insieme i pezzi su cui stai lavorando. Ho imparato a fare sempre dei piccoli punti che tengono insieme per poi completare la giuntura. Per unire le 2 parti principali faccio uso di una barra che mi fa da guida. Grazie a questa riesco ad allineare il tutto, ma per una maggiore precisione devo pulire lo spessore dato dalle saldature. Allineo i pezzi con la barra e verifico che le distanze siano uguali. Tenendo con la mano eseguo anche le ultime giunzioni. E questa saldatrice è stata il miglior acquisto di quest'anno. Era da tantissimo che desideravo imparare a saldare per poter realizzare cose di questo tipo, ma avevo il timore che la difficoltà fosse troppa per un hobbista. Ho dato confidenza alla Reboot RBM 2100 e devo dirmi completamente soddisfatto. Queste sono le mie saldature. Non male per essere uno che ha imparato solo 2 mesi fa. Se come me vorresti provare, ma hai il timore che sia difficile, o se pensi che non abbia i numeri per un lavoro professionale, beh, da queste immagini puoi capire che con questa macchina vai sul sicuro.
La RBM 2100 della Reboot funziona davvero bene. Da subito ho notato la differenza di saldatura rispetto alle vecchie saldatrici ad elettrodo. In modo molto intuitivo si regolano le due manopole, dei volt e degli ampere a medio scala e a seconda degli spessori si va ad affinare la regolazione. Basta solo provare un po'. Oggi hanno aggiornato il modello. A livello interno è la stessa macchina, ma il frontale ha dei comandi ancora più intuitivi. Invece dei due interruttori ha solo un selettore di funzione. Ho chiesto alla Reboot un codice sconto e te lo lascio in descrizione di questo video. Ok, torniamo alla libreria. Ora si tratta di pulire tutte le saldature. Voglio infatti un aspetto liscio negli angoli esterni. Ho in mente un look industriale. Per questo ho deciso di lasciare il metallo grezzo protetto solo da uno strato d'olio. Voglio scoprire anche nel tempo la patina che si forma e se ci sarà bisogno ragionerò su un protettivo o un ossidante. Tolto il grosso delle saldature, procedo ad una levigatura con disco abrasivo in carta vetrata, più delicato rispetto alla lama abrasiva, con il quale vado anche a levigare la superficie della parte esterna visibile. Per rimuovere i segni del disco, passo anche con la levigatrice roto-orbitale, giusto una passata rapida. Procedo alla lucidatura su tutta la parte che affaccia verso l'esterno, quella visibile. Per tenere in posizione le mensole creo dei fori filettati per avvitare delle viti. 2 punti di fissaggio per ogni mensola. Ho cercato del legno vecchio, ma non ho trovato qualcosa che mi piacesse al giusto prezzo. Quindi per il momento ho scelto delle assi di pino, forse troppo sottili, ma molto economiche. So già che lo sostituirò con un legno migliore appena lo trovo. Una veloce levigata sui bordi e infine una passata di impregnante. Prendo le misure per i fori sulle mensole, li faccio corrispondere alle viti già in posizione. Faccio anche l'incavo per la testa della vite in modo che scompaia sotto la superficie. Avvito quindi le 3 mensole in posizione. Manca solo il foro al muro per appendere la libreria. Uso un tassello del diametro di 8 mm, prima in alto, poi in basso. Sono molto soddisfatto del risultato. È il mio primo lavoro di questo tipo e ho imparato molte cose. Sicuramente ho delle idee per perfezionare questo progetto. Oltre alle mensole in legno vecchio, ho anche qualche idea per illuminare meglio la libreria. Ma non voglio svelare troppo. Seguimi per la seconda parte. Se il video ti è piaciuto lascia un like. Se hai consigli o suggerimenti scrivimi pure un commento. Grazie di aver guardato e al prossimo video.